Non buongiorno a tutti ragazzi, purtroppo questo video devo iniziarlo in un modo brutto. Sono deluso, sono scioccato. È successa una cosa che in 23 anni di gare non avevo mai visto e quindi ragazzi voglio rendervi partecipi di ciò che è accaduto. Come sapete questa gara l'abbiamo iniziata di sabato perché venerdì, a causa di maltempo forte, è stato deciso dalla federazione di dare pista chiusa. Quindi la gara è iniziata sabato mattina. Io sono arrivato, a questo punto ho lavorato il venerdì per non perdere un ulteriore giorno, visto la mole di impegni delle prossime settimane, e sono arrivato qua ieri sera intorno alle 8:30, sono andato a cena e poi sono andato in hotel a dormire. Stamattina, non appena arrivato in pista, la situazione era strana, me ne sono accorto subito perché nessuno aveva scaricato la macchina, i box erano completamente vuoti e praticamente tutti erano in piedi fuori del cancello della pista. Chiedo immediatamente cosa fosse successo e praticamente ragazzi qua stanotte sono entrati e hanno rubato tutto. Quando dico tutto, generatori, impianto audio, cibo, pistole dell'aria, impianto di cronometraggio. Praticamente hanno svuotato la pista, hanno tagliato e spaccato tutte le serrature, tutte le porte dei casotti e hanno rubato tutto. Quindi non sappiamo realmente neanche se correremo. Ovviamente la famiglia Baruffolo è abbastanza provata da questo avvenimento. Sapete bene che chi fa questa cosa, chi fa le piste, ci mette tanta passione, tanto impegno. Ieri fino a tardi erano qua a togliere l'acqua e ci si spacca la schiena, si fanno tanti sacrifici per poter tenere una pista e poi accadono queste cose. Veramente non ho parole per descrivere le emozioni che sto provando, le emozioni negative ovviamente che sto provando, perché sinceramente le piste in questo gioco sono la parte debole, ecco. Quindi sono quelle che andrebbero aiutate, sono quelle che andrebbero sostenute e veramente non sappiamo neanche ancora se faremo la gara, non sappiamo praticamente niente, però le cose sono andate così. Ecco, vi terrò aggiornati nei prossimi momenti su che cosa accadrà. Ovviamente stanno arrivando i carabinieri e niente, vi faccio sapere qualcosa. Ovviamente i sospetti non sono assolutamente ricaduti su nessuno del Circus RC, quindi è chiaro che non è stato nessuno di noi, nessun modellista, però fa male lo stesso ragazzi, fa male lo stesso. Aggiornamento ragazzi, a seguito di una riunione che abbiamo fatto con tutti i piloti e gli organizzatori e la federazione, abbiamo deciso di correre. Ovviamente potrebbe non filare tutto liscio dal punto di vista organizzativo, l'impianto audio potrebbe non avere la qualità massima, il compressore potrebbe non funzionare al 100%, ma abbiamo deciso lo stesso tutti di correre, anche in segno di solidarietà verso la pista. E a proposito di questo ragazzi, vi metto un link in descrizione e ve lo faccio apparire anche qua, che chi volesse può, attraverso una donazione del tutto libera, aiutare questi ragazzi della pista per tutto ciò che è successo. Come avete visto ragazzi, i danni sono ingenti, hanno spaccato tutte le serrature, hanno rubato praticamente tutto e questa è una situazione sicuramente brutta che nel modellismo non vorremmo mai vedere, anche perché il modellismo è un ambiente non ricco, appunto, e soprattutto le piste hanno sempre bisogno di grande aiuto da parte di noi modellisti. Quindi ragazzi correremo, praticamente faremo soltanto una manche libera in meno e corriamo, quindi dai, fantastico. E vediamo come andrà a finire. Stanno andando a prendere del materiale da una pista qua vicino per appunto farci fare la gara e appunto spettacolo. Beh ragazzi, appena terminate prove libere e reseeding e ci troviamo purtroppo in 13ª posizione.
scusate la voce ragazzi, ma mi sta andando via la voce, non so perché, speriamo tutto bene. Quindi P13 partirò numero 1 nella seconda batteria. Vediamo se tutto andrà per il meglio. La macchina non era male, non sono riuscito a fare proprio 3 giri perfetti. Inoltre la macchina sì, era abbastanza facile ma non troppo veloce, quindi vediamo un po' come si svilupperà anche la pista, anche perché qua ricordo che quando viene grip dobbiamo usare gomme senza disegno, quindi gomme bassissime come le Black Hole. Vediamo. Q1 terminata ragazzi, P10. Abbiamo scelto di usare nuovamente le Neutron. L'autore della pole position, anche se corre con Hot Race, ha usato Sahara, quindi noi sappiamo già che per la prossima manche dovremo usare Black Hole. Ovviamente tutti se ne sono accorti, non sono io il più genio, non sono io il più bravo, quindi il gap che guadagnerò io chiaramente lo guadagneranno tutti. Vediamo che cosa succede nella manche numero 2. Sono riuscito a portarla a casa senza troppi errori e senza nessun errore da recupero, ma anche senza pochi fuorilinea, sbagli di traiettoria. Vediamo che cosa succede nella Q2. Q2 terminata e indovinate un po', ancora P10. Stavolta ho avuto un po' più di traffico, però non mi è andata male tutto sommato. Purtroppo mi sono ritrovato in mezzo ai problemi e ne sono uscito in qualche modo, diciamo così. La macchina aveva poco sterzo adesso con le Black Hole e quindi nella prossima manche siamo indecisi se venire giù con una mescola mettendole super soft. Vediamo che cosa accade. Voglio anche rimettere gli ammortizzatori in posizione bassa perché avevo la fila alta fino a questo momento, stamani sull'umido sembrava andare meglio, quindi di nuovo per la Q3 fila bassa e gomme super soft. No ragazzi, sentite voce, è una roba imbarazzante. Ad ogni modo, qualifiche terminate. Come vedete sono nel centro della pista, la pista è totalmente libera da tutte le macchinine e voi mi direte la Q3 non ho fatto nessun report. Perché non ho fatto nessun report? Perché ho fatto una manche veramente disastrosa. Vi ricordate, vi avevo detto che la macchina aveva un filo poco sterzo eccetera eccetera. Bene, ho fatto una marea di modifiche tutte insieme e ho esagerato. La macchina puntava tantissimo e non ce la faceva a guidarla, veramente era difficilissima da guidare e ho fatto 3-4 errori, cioè assurdo, quindi ho finito in 19ª posizione, mentre nella Q4 avrei avuto potenzialmente un tempo da paura, soltanto che ho fatto un errore. Sono finito nel centro tra 2 corsie e qui ragazzi risalire è abbastanza complesso e purtroppo ho perso tanto tempo, ma la macchina era velocissima e ho fatto 33,4 di best, che sinceramente per quanto riguarda me lo ritengo un buon tempo. Ho ammorbidito, ho portato gli ammortizzatori alla fila inferiore rispetto a quella superiore e ho messo una mescolina più dura di gomme per avere la macchina un po' più semplice e sinceramente sono molto contento. Vediamo domani nella semifinale che cosa succederà. Come posizione assoluta purtroppo con 3 decimi posti ho chiuso in 13ª, quindi partirò nella semifinale A con il numero 7. Vediamo come andrà domani, ovviamente come sempre vi tengo super aggiornati. Adesso andiamo a rifare la macchina. Ciao, a domani. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è domenica ed è giorno di semifinali e chissà, magari anche della seconda finale di questa stagione. Vediamo come andrà. Abbiamo le prove libere che ieri non erano a programma ma oggi le hanno inserite, quindi prove libere e vediamo come fa. E dopo semifinale. Partiti per questa semifinale ragazzi e la partenza sinceramente è abbastanza buona. Ho un po' di problemi subito nel primo curvone perché devo evitare una macchina che però fortunatamente per me prende la buca che si era formata sul lato interno della pista e cappotta. Perdo quindi distanza con il gruppo che mi precede, ma sono abbastanza tranquillo
di poter fare una buona gara e piano piano di rimangiarmi il gap che mi divide dai piloti che mi precedono. Vi farò vedere tutti i primi 4 giri senza interruzione, quindi godeteveli. Al quarto giro però, purtroppo, nella parte centrale alta della pista pizzica un cordolo e cappotto. Qua ragazzi, purtroppo, finisce la mia semifinale, perché mi rimettono in pista in posizione molto arretrata e ovviamente sono costretto a sorpassare tantissimi piloti che hanno un passo decisamente inferiore al mio e quindi mi fanno perdere molto tempo. Sorpassare in questa pista è molto complesso perché la linea è pulitissima e con altissimo grip, mentre fuori dalla traiettoria abbiamo polvere alta ai lati, quindi si rischia sempre di fare errori, oltretutto andando con gomme black hole. Questa cosa si accentua ancora di più, quindi o hai uno che gira come te oppure perdi tantissimo tempo. All'incirca all'11° minuto di gara riesco a superare tutti i piloti più lenti e ho finalmente pista libera. Posso iniziare a fare il mio passo, ma ahimè è davvero troppo tardi per poter pensare di recuperare. Termino comunque la mia semifinale in 8ª posizione a soli 13 secondi dal passaggio del turno. Quindi ragazzi, out, abbiamo l'ultima chance che è l'LCQ e partiremo con il numero 3. Di Dario Gabrielli e tutti gli altri, perché stiamo per partire con Diego che sta per uscire. Inquadrata anche quella di Mirko Carrettini, inquadrata anche la macchina di Gabriele Astorino. Stiamo per partire, partenza, spettacolo. Allora andiamo a vedere la partenza, molto buona. Con Mirko Carrettini che mantiene davanti a Gabriele Astorino la prima posizione, seguono tutti gli altri. Ricordiamo una posizione sola per questa ultima chance. Mirko Carrettini è passato il 2, in questo momento è Gabriele Astorino. Gabriele Astorino ha preso la prima posizione e attenzione perché dietro c'è anche uno scatenato Fabrizio Teghese, poi Dario Gabrielli.
In questo caso ragazzi avevo semplificato un po' la macchina, perché mi ero accorto che la mia macchina era sì velocissima ma molto difficile da guidare. L'avevo semplificata un po' e sinceramente mi sentivo bene e pronto per fare una ottima prestazione. Con gli occhi dietro poi di nuovo Gabriele Astorino. Attenzione perché Dario Gabrielli sfrutta un'incertezza di attenzione, si toccano Iotti e Teghesi sul doppio. Purtroppo ragazzi sono stato tamponato una volta da un pilota e 2 volte da un altro pilota. Sono contatti di gara, chiaramente può succedere e ovviamente quando sei nell'LCQ e ti aggrappi a questo non sei mai messo bene, quindi purtroppo niente da fare. Questa volta siamo fuori dalla finalissima e quindi abbiamo chiuso la nostra seconda prova di campionato nazionale in 15ª posizione. I commenti però li faccio dal laboratorio, perché adesso sinceramente non ho voce, faccio una fatica tremenda a parlare. Ciao. Ed eccomi qua nel mio laboratorio con un filo più di voce rispetto alle ispezioni di video precedenti, per cercare di farvi un commento finale, un punto della situazione e trarre le conclusioni sulla mia seconda prova di campionato nazionale di Gensone. Ragazzi, ci ho pensato tantissimo, ci ho pensato durante il viaggio di ritorno, ci ho pensato durante i giorni che precedevano il montaggio, ci ho pensato durante il montaggio e credo ragazzi di essere arrivato a delle riflessioni a mio parere molto sensate. Credo durante questa gara di aver agito nella maniera esattamente opposta rispetto a quella di Policoro. A Policoro ragazzi sono andato avanti totalmente con la mia testa, ho proseguito con setup e gomme che andavano in netta controtendenza rispetto a tutti gli altri del team Matrix e rispetto a tutti gli altri piloti HB Racing, e la cosa ha premiato. Mentre in questo caso mi sono voluto uniformare alle gomme che usavano i top driver Matrix, che oggettivamente sono piloti molto più allenati di me, molto più preparati di me, oltretutto con materiali molto diversi dai miei, e secondo me la chiave del discorso è un po' questa. Purtroppo ragazzi ho peccato di superbia nel pensare di poter guidare una macchina molto più difficile del normale. Chiaramente la mia macchina era super veloce ragazzi, ho fatto 33,2 in qualifica come best lap, ho fatto 33,3 in semifinale, 33,5 nella LCQ, quindi tempi di tutto rispetto, tempi velocissimi, ma serviva davvero essere così veloci o premiava non sbagliare? A Policoro ragazzi ha premiato la tattica di essere uno dei più lenti in pista, ma di non sbagliare praticamente mai. D'altro canto io non devo sicuramente lottare per la vittoria della gara, devo lottare per un piazzamento, devo lottare per l'ingresso in finale. Quindi tornando indietro cosa farei? Mi sposterei dalle black hole alle nebula, esattamente come ho fatto anche a Policoro quando tutti i miei compagni di squadra stavano usando black hole. Io ho deciso di usare nebula, era una gomma più lenta ma era una gomma più facile. Qua oltretutto ci sarebbero stati ulteriori vantaggi. Quali direte voi? Che la nebula fuori traiettoria sarebbe stata molto più performante, perché anche sopra la polvere la nebula mi avrebbe consentito di fare molti meno errori. Anche nel setup della macchina ragazzi sono stato troppo aggressivo, sono partito per la semifinale con differenziali 20.000, 30.000, 7.000. Ragazzi, avrei potuto calare tranquillamente a 15.000, 20.000, 5.000 ed avrei avuto una macchina molto più facile da guidare, sicuramente meno performante, però che mi avrebbe consentito di risparmiare tanti errori e di trovarmi meglio nei momenti di bagarre dove non riuscivo a sorpassare piloti molto più lenti di me. Chiaramente ragazzi, col senno di poi è tutto molto semplice, ma ritengo che queste analisi siano la parte fondamentale e con un quarto di secolo di esperienza sono sinceramente abbastanza deluso da come ho portato avanti questa manifestazione e dal fatto che anche andando avanti col tempo
non mi sia accorto degli errori che stavo commettendo. Mi sono fatto ingolosire paurosamente dalla velocità senza pensare al passo di gara. Per questo video ragazzi è tutto, ricordatevi di iscrivervi al canale, ricordatevi di commentare, fatemi sapere che cosa ne pensate della mia gara, fatemi sapere che cosa ne pensate delle sventure successe al team di Baruffolo e noi quando ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!